Formula X Italian Series, ma che spettacolo! Quando l'anno scorso ho scoperto questa organizzazione di gare sono rimasto subito colpito dall'ambiente bellissimo che hanno creato. Un contesto di gare amatoriali ma organizzate in modo estremamente professionale, che permette ai piloti di correre low budget, divertendosi e con tutti i servizi di un campionato di livello professionistico. Briefing online visibile comodamente da casa, pass elettronico con cui registrarsi e prenotare i turni, comunicazioni e risultati di gara pubblicati in tempo reale sul sito e non più stampati su carta e messi in bacheca come si faceva nel 1820, e dirette di ogni gara trasmesse in streaming su YouTube. E quando fai le cose bene, i risultati si vedono, e come. Paddock strapieno, tantissimi piloti e tanti spettatori per assistere dal vivo allo spettacolo di queste gare, che vanno dalle turismo, alle formula, alle legends, ai prototipi, sino ad auto estremamente performanti e professionistiche come le Grip. Ciò che mi rende ancora più orgoglioso sono i risultati della categoria Formula Predators. 24 macchine all'ultima gara dell'anno scorso, 41 macchine alla prima gara di quest'anno. Talmente tante che ci hanno divisi in due griglie, una griglia dedicata alle PC010 e una griglia dedicata alle PC015. Come già avrete visto, io correrò nelle PC015, in cui dovrò vedermela con 14 altri piloti per stabilire chi si porterà a casa il titolo. Oggi si parte terzi. La macchina in qualifica andava bene, ma nonostante le 2 ore di distanza non sappiamo dire come andrà in gara. Perché la vera incognita di questo campionato è che ogni categoria usa gomme diverse e a seconda di quale categoria gira prima di noi, la pista è gommata in modo diverso ed è difficile prevedere come reagirà la macchina. Quindi un setup che va bene in qualifica, magari non va bene in gara. Un'altra grande incognita che rende tutto ancora più difficile. Ma in fondo siamo tutti sulla stessa barca. Mi hanno appena consegnato il casco nuovo e non c'è la visiera scura, quindi ho solo la visiera chiara e come vedete il sole è molto basso, quindi abbiamo dovuto mettere 2 righe di nastro che mi proteggessero gli occhi dal sole. Mi toglie un po' di visione in alto, ma tanto non serve perché devo guardare dritto. Comunque ho potuto provare una sola partenza, ma la frizione mi sembra ben regolata, quindi puntiamo a far bene. Dai, che sono partito bene, dai! Oh, non gira sta macchina, non gira. Mamma che sottosterzo che ho. Ma da dove salta fuori sto sottosterzo? Io in qualifica non ce l'avevo. Forse non ho scaldato bene le gomme. No, sto sottosterzo non molla, sono in crisi, non riesco a farla girare, non riesco a fare le curve. Mamma mia, all'esterno mi ha passato. Che cosa gli volete dire? Comunque il rettilineo è lungo. Adesso mi metto in scia e vedo se riesco a ripassarlo in fondo al dritto. Niente, non sento grip davanti. Era troppo rischioso forzare la staccata col rischio o di arrivare lungo e centrarlo o di bloccare e spiattellare le gomme. E non ho ancora bene in mano la macchina. Una cazzata oggi può compromettere l'intero campionato. A volte bisogna saper essere prudenti e rinunciare, e stavolta ho preferito fare così.
niente, non sta andando come previsto. Là davanti Critelli e Palummieri stanno facendo un altro sport, io neanche più li vedo, e sono assolutamente imprendibili. Anche Machado mi ha passato e se ne sta andando di più. Io sto cercando di capire come gestire il sottosterzo e allo stesso tempo devo scappare da quelli dietro di me perché devo difendere almeno il quarto posto. Mi ha preso anche Azzori, ce l'ho attaccato al culo. Devo resistere. Ok, fermi un attimo. Questa immagine dice tutto. Guardate dove sono io, tutto esterno, al limite con la ghiaia, nonostante sia entrato più piano di Azzori e io abbia il volante ancora girato. E guardate Azzori, è entrato più forte di me, è rimasto bello interno, ruote dritte. Questo è il sottosterzo con cui sto combattendo da 3 giri e che non ho ancora capito come gestire. Hey, io questo sorpasso l'ho già visto! Fotocopia del precedente. Ok, finalmente ho capito come arginare i danni. Sono riuscito a prendere un buon ritmo e a girare praticamente sui tempi di Azzori, ma ormai Azzori è imprendibile. Mentre invece Solfaroli dietro di me è ormai lontano al sicuro. Quindi non mi resta che gestire questi ultimi giri e risparmiare le gomme, considerando che con queste gomme ci devo fare anche il prossimo weekend. Quinto posto. In queste condizioni di assetto non ottimali e con la mia inesperienza nel gestire queste situazioni è il massimo che ho potuto fare. Infatti. Non avevo grip davanti i primi giri. Sottosterzava, non faceva le curve. Ma dopo quanto tempo? I primi 3-4 giri non girava sta e cazzo di dopo macchina. cosa ha fatto? Perché dopo è cominciato a abbassare il tempo. Dopo si è bilanciata, dal quinto giro in poi. Cioè, io ti giuro, ero lì che non capivo cosa non... Cioè, allora, il culo non ti parte più. agli ultimi giri un po', ma un po' meno della qualifica. È il davanti che non sta bene. Cazzo, Fa fatica non avevo grip davanti. E io i primi giri, ti giuro, cazzo, giravo il volante e sentivo subito, già da così, che perdeva grip. Che perdeva grip. Andava in sottosterzo. Ok. E lì, quel problema lì mi faceva piantare. Cioè, mi faceva piantare da centro curva e poi non uscivo più. Va bene. Onestamente il podio l'avevo sognato, ci speravo, ma non ci sono riuscito. Sin dalla prima curva ho capito che l'assetto non andava assolutamente bene, un sottosterzo incredibile, una fatica enorme a far girare la macchina da centro curva in poi, con la conseguenza che non uscivo mai dalle curve e mi trovavo a fare traiettorie larghissime sullo sporco che sicuramente non facevano bene alle gomme.
I primi giri sono davvero andato in crisi perché non avevo la benché minima idea di come poter guidare sopra questo problema tecnico per cercare di arginarlo. Sicuramente un campione del mondo con 20 anni di esperienza probabilmente avrebbe stravinto la gara con la macchina assettata così. Io, con mezza stagione di esperienza alle spalle, non ci sono riuscito. Solo da metà gara in poi ho capito come gestirlo, ma comunque Machado e Azzori ormai mi avevano già passato e andavano comunque più forti di me. Esperienza. Questa si chiama esperienza, che oggi mi porto a casa. I miei complimenti soprattutto vanno a Critelli e Palummieri, che sicuramente sono arrivati a questa gara molto più pronti e preparati di noi, ma hanno comunque avuto un passo di gara martellante e veloce. Volavano, e a un certo punto io non li vedevo neanche più. Adesso ci aspetta una lunga serata nel box con il team ad analizzare i problemi per capire come settare la macchina in vista della seconda gara di domani. Sicuramente dobbiamo sistemare qualcosa, ma non avendo turni prima della gara non potremo provare le modifiche per vedere se vanno bene. Quindi sarà un salto nel buio.